I casi sono due: o io sopravvaluto gli utenti oppure sottovaluto i pirati informatici. Che cosa è successo? Che recentemente c'è stata una nuova ondata di attacchi perpetrati via email utilizzando uno dei trucchi più vecchi del mondo, che però hanno avuto un incredibile successo perché i file allegati alle email erano assolutamente indistinguibili da dei file leciti. Purtroppo anche i mittenti di queste email risultavano essere dei contatti noti a chi li riceveva. Ma allora è possibile distinguere a colpo d'occhio e senza utilizzare alcun programma esterno un file infetto da uno sano? Ebbene sì, a patto di avere impostato in maniera corretta il proprio PC. E allora andiamo a vedere come fare le impostazioni corrette in modo tale da non incorrere in questi problemi su Re-Educational Channel. Allora, ti senti pronto? Iniziamo! Ebbene sì, come vedi sul mio computer sono presenti due file apparentemente indistinguibili l'uno dall'altro, uno dei quali è un PDF, mentre l'altro è un virus pericolosissimo che ho creato ad arte. Nel momento in cui tuttavia dobbiamo aprire uno di questi due file, possiamo solamente tirare la monetina se utilizziamo le impostazioni di base di Windows, perché per imperscrutabili motivi Microsoft non attiva di default sui propri Windows l'opzione che, o meglio le opzioni che ci consentono di distinguere i file farlocchi da quelli originali. Se infatti andiamo ad aprire il primo file, ci accorgeremo che questo è un PDF assolutamente normalissimo, mentre se andiamo per caso ad aprire il secondo, vedremo che il nostro PC adesso è infetto, per fortuna è un virus fasullo che ho creato io, e che comunque, se fosse stato vero, avrebbe crittografato i nostri file. Ma allora come facciamo ad impostare il nostro computer in modo da consentirci a colpo d'occhio di distinguere un file fasullo da un file reale? Beh, andiamo subito a vedere insieme. La prima cosa di cui ci accorgiamo nel momento in cui andiamo ad aprire il nostro Esplora risorse e ci portiamo sul desktop, che naturalmente è la cartella che contiene i due file che ti ho appena fatto vedere, è il fatto che a colpo d'occhio i due file appaiono identici. Ma se ci portiamo sulla seconda colonna, quella che si chiama tipo, veniamo avvisati che mentre il primo file è un collegamento, ma avrebbe potuto tranquillamente anche essere un file eseguibile a cui ho cambiato l'icona, la seconda invece è un documento PDF. Tuttavia molto spesso si guarda semplicemente il nome del file e non abbiamo l'abitudine di andare a guardare questa seconda colonna. Ragione per cui il primo consiglio che ti do è andare qui sulla colonna, cliccare e tenere premuto e trascinarla al posto della prima. In questo modo potremo a colpo d'occhio capire se quello su cui stiamo facendo doppio clic è un collegamento oppure un file eseguibile, piuttosto che invece un documento PDF legittimo. Un secondo importantissimo consiglio che posso darti è quello di andare qui in alto ed attivare il cosiddetto riquadro di anteprima. Nel momento in cui andremo ad attivarlo, sarà attiva una funzione che, senza andare ad aprire e quindi ad eseguire il file, se ci faremo un singolo clic su, ce ne mostrerà appunto in anteprima il contenuto. Nel momento in cui tuttavia faccio un singolo clic su un collegamento oppure su un file eseguibile, non verrà mostrato, come in questo caso, nessun dettaglio di anteprima. Nel momento in cui invece dovessi andare a fare clic su un file legittimo, come puoi vedere verrà mostrato in anteprima e senza rischi il contenuto del file. E questa è una cosa estremamente importante per poter ottenere tutte le informazioni che ci servono senza correre alcun pericolo. Scusi, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley! La terza cosa importantissima che dobbiamo assolutamente fare sui nostri PC è quella di andare ad attivare la visualizzazione dell'estensione dei nomi dei file. Sembra una cosa molto complicata, ma in realtà è semplicissima. Prima andiamo a farla e dopo ti spiego a che cosa serve. Per farlo andiamo su Visualizza, scendiamo su Mostra e quindi clicchiamo sulla voce Estensioni Nomi File.
Come puoi vedere, mentre il primo file risulta a questo punto essere un PDF originale, e infatti lo è, se andiamo invece a vedere l'ultima parte del nome del file farlocco, ci accorgeremo che questo termina per LNK, ovvero per link. Quindi, mentre questo qui sarà un file PDF originale, ci accorgeremo anche da questo ulteriore dettaglio che questo non lo è affatto. Un'ulteriore buona abitudine che ti consiglio sicuramente di prendere per evitare che, come in questo caso che ti sto proponendo, un file farlocco si vada ad infilare in una moltitudine di file simili ma legittimi e quindi ti possa più facilmente sfuggire, è quella di ordinare per tipo. Per farlo ti basta semplicemente cliccare qui in alto su tipo, in modo tale da distinguerlo direttamente a colpo d'occhio. Come puoi vedere, infatti, tutti i documenti sono stati raggruppati insieme, mentre il collegamento si trova in una posizione differente. Se invece teniamo tutto quanto ordinato per nome, come vedi, il collegamento e quindi il file farlocco potrebbe andare a infilarsi in mezzo ed essere più difficilmente riconoscibile. Prima di andare a vedere l'ultimo e più importante suggerimento che posso darti, ti faccio vedere tutte quante le modifiche messe insieme, così potrai accorgerti come a colpo d'occhio il nostro collegamento sia diverso sia come posizione, sia come prima parola che ci compare, sia come estensione e sia come mancanza di anteprima da tutti quanti gli altri documenti legittimi. Naturalmente mettere insieme tutti quanti questi accorgimenti ci tutela al 90%, basterà un minimo di attenzione per evitare di commettere errori. Ma se vogliamo raggiungere proprio la perfezione, dobbiamo fare ancora un'ultima cosa. Quello che ti consiglio di fare, infatti, è andare a rivedere sul tuo browser le impostazioni dei downloads. Non vorrei infatti che tu facessi come molti altri utenti che hanno l'abitudine di scaricare tutti quanti i nuovi file per comodità direttamente sul desktop. Questo è estremamente pernicioso perché nel momento in cui non dovessimo andare a verificare immediatamente con i metodi che abbiamo appena visto il nuovo download, questo andrebbe a confondersi in mezzo a tanti file uguali e distrattamente potremmo andare ad aprirlo in un secondo tempo non avendo la possibilità sul desktop di distinguerlo a colpo d'occhio. Per evitare questo rischio, tutto ciò che dobbiamo fare è andare ad aprire il nostro browser di fiducia, quale che esso sia. Io ti mostrerò la procedura su Chrome, ma è sostanzialmente sovrapponibile anche sugli altri browser. Andiamo in alto a destra dove abbiamo i tre puntini verticali e andiamo ad aprire le impostazioni. Una volta aperte le impostazioni, nella barra in alto andremo a digitare Download. Quello che ci interessa fare è cambiare la destinazione, quindi se per caso ce l'hai su desktop, riportala assolutamente nella cartella download che ti consentirà di avere questo tipo di controllo che abbiamo appena visto. Clicca su selezione cartella e soprattutto vai a disabilitare la voce chiedi dove salvare i file prima di scaricarlo, onde evitare di cadere magari in tentazione. Se poi vuoi proprio strafare, puoi avere l'anteprima di qualsiasi file e quindi conoscerne vita, morte e miracoli anche semplicemente passandoci su con il mouse grazie al programma Quick Look, di cui abbiamo parlato in un video precedente che per tua comodità ti lascio qui in alto e su cui non ti sto a tediare, anche perché tutte queste cose di cui abbiamo parlato oggi le avevamo più o meno accennate in tanti video precedenti, ma innanzitutto non le avevamo mai messe insieme e poi in secondo luogo sappiamo bene che repetita iuvant. Muto su Re-Educational Channel. L'indimenticabile Vulvia, chissà se anche tu te la ricordi, ma siamo giunti al termine anche di questo video e come sempre ho l'onore di portare i ringraziamenti da parte di tutta quanta la community, innanzitutto a Maurizio Bertolini che si è abbonato al canale e a cui do di buon grado il benvenuto a bordo, ma anche e soprattutto, udite udite, a Damiano Pietro Lena e a Francesco Sarnelli che si sono abbonati / riabbonati in qualità di
distinti gentiluomini e quindi come sempre mi levo il cappello davanti a voi. Ma ho anche da ringraziare Nick M oppure Nickman27 per il suo generosissimo super grazie. Signori, vi ringrazio tutti quanti innanzitutto per la vostra simpatia, ma anche per il vostro supporto a questa community. Ma mi rimane in tasca ancora un ultimo ringraziamento, che è proprio quello destinato a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e quindi, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.